Attenzione, potresti mettere in pericolo il tuo cuore senza nemmeno saperlo. Alcuni alimenti che consumiamo ogni giorno, spesso considerati innocui o addirittura salutari, stanno aumentando il rischio di infarti e ictus in modo spaventoso. Numerosi studi scientifici, condotti in collaborazione con istituzioni di eccellenza come l'American Heart Association e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno dimostrato che alcuni cibi, apparentemente innocui, possono avere effetti deleteri sul sistema cardiovascolare. Secondo il rinomato cardiologo Leo Bokeria, con decenni di esperienza e migliaia di interventi al cuore eseguiti con successo, 6 cibi in particolare sarebbero tra i principali responsabili dei problemi cardiovascolari. Eliminandoli dalla tua dieta, potresti proteggere il tuo cuore e migliorare notevolmente la tua salute, contribuendo a rallentare l'invecchiamento e a mantenere una qualità di vita ottimale, specialmente dopo i 50 anni. Non perdere questa occasione per scoprire quali sono e come evitarli. Prima di partire con il contenuto, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video sul benessere e la salute. Partiamo dal primo nemico nascosto, l'olio vegetale. Molti lo considerano una scelta salutare, soprattutto per cucinare e condire, grazie alla sua presenza in diete tradizionali di alcune culture mediterranee. Tuttavia, pochi sanno che quando viene riscaldato a temperature elevate, come quelle usate per friggere o per cotture prolungate, l'olio vegetale si trasforma in una vera e propria bomba tossica per il cuore. L'alta temperatura induce una reazione chimica che genera grassi trans e radicali liberi, sostanze altamente dannose che attaccano le pareti delle arterie, aumentando l'infiammazione e favorendo la formazione di placche. Questi processi sono stati ampiamente documentati in studi pubblicati su riviste specializzate, che evidenziano come l'esposizione ripetuta a questi composti possa contribuire all'aterosclerosi, una delle cause principali di infarti e ictus. È importante sottolineare che il problema non riguarda solo l'olio di soia o di mais, ma anche quello nascosto in salse, maionesi, snack e persino in alimenti che sembrano salutari come le barrette ai cereali. Le ricerche indicano che il consumo abituale di cibi preparati con oli riscaldati aumenta significativamente il rischio di malattie cardiovascolari, soprattutto in età avanzata, dove il metabolismo rallenta e il corpo diventa più vulnerabile agli stress ossidativi. Un altro veleno travestito da opzione salutare è la margarina. Per anni, la margarina è stata venduta come alternativa più sicura al burro, grazie alla sua composizione apparentemente a basso contenuto di grassi saturi. Tuttavia, la realtà è ben diversa. La margarina è ricca di grassi trans, che non solo alzano il colesterolo cattivo, LDL, ma riducono quello buono, HDL. Questi grassi, presenti in quantità anche minima, possono comunque compromettere la salute delle arterie, ostruendole e aumentando drasticamente il rischio di attacchi cardiaci e ictus. Uno studio condotto dall'American Heart Association ha evidenziato come il consumo di grassi trans incrementi del 21%, il rischio di malattie cardiache e del 28% la mortalità per problemi coronarici. I grassi trans, infatti, interferiscono con il normale funzionamento dei lipidi nel sangue e favoriscono processi infiammatori che danneggiano le cellule endoteliali, il rivestimento interno dei vasi sanguigni. Questo significa che, per mantenere il cuore giovane e in salute, è fondamentale evitare la margarina e cercare alternative più naturali, come burro chiarificato o oli extravergine di oliva a freddo, che mantengono intatte le proprietà benefiche. A questo punto voglio sapere da te, quanti di questi alimenti fanno parte della tua dieta quotidiana? Sei pronto a eliminarli per proteggere il tuo cuore e rallentare i segni del tempo? Il cambiamento può sembrare difficile, soprattutto se da anni siamo abituati a certi sapori e a certe tradizioni culinarie. Scrivilo nei commenti e fammi sapere la tua opinione. Condividere le proprie esperienze può essere il primo passo per un cambiamento positivo e potresti ispirare anche qualcun altro a prendersi cura della propria salute. E poi c'è il formaggio. Molti lo amano e lo considerano un alimento nutriente,
ma alcuni tipi, come il cheddar e altri formaggi stagionati, possono rappresentare una minaccia per il cuore. Anche se il formaggio è una fonte di calcio e proteine, alcuni di essi sono ricchi di grassi saturi. Solo 2 fette possono contenere fino al 20% del limite giornaliero di grassi totali, contribuendo alla formazione di placche nelle arterie e all'aumento della pressione sanguigna. Questa condizione, se non controllata, può portare a ipertensione e aumentare il rischio di infarti. Ancora più preoccupante è il consumo di formaggi processati, che non solo sono ricchi di grassi saturi, ma contengono anche additivi chimici e conservanti. Studi scientifici hanno dimostrato che gli additivi alimentari presenti nei formaggi processati possono alterare il metabolismo e stimolare processi infiammatori. Per chi ha superato i 50 anni, il sistema cardiovascolare necessita di maggiore cura e attenzione. Optare per formaggi freschi e a basso contenuto di grassi o addirittura limitare il loro consumo può essere una scelta fondamentale per la salute del cuore. Un altro nemico insospettabile che probabilmente consumi ogni giorno è il pane bianco. Questo alimento, realizzato con carboidrati raffinati, viene rapidamente trasformato in zucchero nel sangue, causando picchi di insulina e contribuendo all'accumulo di grasso lungo le arterie. Questi picchi glicemici, ripetuti nel tempo, possono portare allo sviluppo di insulinoresistenza, un precursore del diabete di tipo 2 e di altre patologie cardiovascolari. Uno studio pubblicato nel 2010 ha dimostrato che chi consuma regolarmente pane bianco ha un rischio maggiore del 30% di sviluppare problemi cardiaci a lungo termine. Per un pubblico oltre i 50 anni, mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue è essenziale non solo per la prevenzione del diabete, ma anche per preservare la salute del cuore e rallentare l'invecchiamento cellulare. Sostituire il pane bianco con cereali integrali, ricchi di fibre e nutrienti, può essere una scelta vincente. Le fibre aiutano a regolare l'assorbimento degli zuccheri e a mantenere un buon livello di colesterolo nel sangue. Passiamo ora alle carni lavorate: salsicce, bacon, salumi e insaccati. Questi prodotti, molto comuni nelle diete moderne, rappresentano un vero e proprio cocktail letale per la salute del cuore. Le carni lavorate sono caratterizzate da una bassa qualità della carne, elevati livelli di grassi saturi, sale in eccesso e conservanti chimici, che insieme creano l'ambiente perfetto per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente che il consumo abituale di carni lavorate aumenta il rischio di cancro e che esiste un collegamento diretto con malattie cardiache e ipertensione. Questi alimenti possono causare infiammazioni croniche nel corpo, che a lungo andare indeboliscono il sistema cardiovascolare. Per chi ha superato i 50 anni, ridurre il consumo di queste carni è particolarmente importante, perché il sistema immunitario e il metabolismo tendono a rallentare, rendendo il corpo meno capace di combattere processi infiammatori e ossidativi. Infine, arriviamo al killer silenzioso che milioni di persone bevono ogni giorno: le bibite gassate. Queste bevande, ricche di zuccheri e, in alcune varianti, di dolcificanti artificiali, sono da tempo al centro di numerosi studi scientifici. Uno studio del 2019, pubblicato sul British Medical Journal, ha rivelato che il consumo abituale di bibite gassate aumenta del 18% il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Ma il pericolo non si limita solo allo zucchero. Anche le versioni light o senza zucchero possono essere dannose. I dolcificanti artificiali, infatti, alterano il metabolismo e possono ingannare il cervello, inducendo una maggiore sensazione di fame e un aumento dell'appetito. Questo meccanismo, studiato in diverse ricerche, porta ad un incremento del 20% del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Per chi vuole mantenersi giovane e in salute, soprattutto oltre i 50 anni, è essenziale limitare il consumo di queste bevande e preferire alternative naturali, come acqua aromatizzata con fette di frutta fresca o tè verde, ricco di antiossidanti e con benefici comprovati per il cuore. Ora,
Se vuoi proteggere il tuo cuore, devi sapere che piccoli cambiamenti nella dieta possono fare un'enorme differenza. Il dottor Leo Bocheria, che a più di 80 anni continua a esercitare con lucidità ed energia, attribuisce gran parte della sua salute alle sue scelte alimentari. Egli insiste sul fatto che una dieta equilibrata e consapevole non solo protegge il cuore, ma rallenta anche il processo di invecchiamento, migliorando la qualità della vita e garantendo più anni di vitalità. Per lui, la colazione è il pasto più importante della giornata. Niente zuccheri raffinati o dolci che possano causare sbalzi glicemici, ma proteine di alta qualità come uova, yogurt greco e frutta fresca. Le uova, in particolare, sono essenziali per la salute del cervello e dei muscoli, grazie alla presenza di nutrienti fondamentali come la colina e le vitamine del gruppo B. Studi recenti hanno evidenziato come il consumo moderato di uova non solo non aumenti il rischio cardiovascolare, ma anzi possa contribuire a mantenere un metabolismo attivo e un buon equilibrio ormonale, elementi cruciali per chi ha superato i 50 anni. A pranzo, il dottor Bocheria consiglia di prediligere proteine magre come il pollo o il pesce, accompagnate da cereali integrali, legumi e una generosa porzione di verdure fresche. Questo tipo di alimentazione fornisce energia stabile per tutto il pomeriggio, riducendo il rischio di infiammazioni croniche e l'accumulo di grassi nocivi nelle arterie. Ad esempio, il pesce ricco di omega 3, come il salmone o le sardine, è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e per la capacità di migliorare la circolazione sanguigna. Questi acidi grassi essenziali aiutano a ridurre i livelli di trigliceridi nel sangue e ad aumentare il colesterolo buono, proteggendo così il cuore da possibili eventi avversi. E per chi non vuole rinunciare al dolce? Il cioccolato fondente, al 99%, rappresenta una scelta eccellente. Ricco di antiossidanti e flavonoidi, il cioccolato fondente è stato oggetto di numerosi studi che ne dimostrano la capacità di migliorare la circolazione e ridurre l'infiammazione. Un consumo moderato, ad esempio un quadratino dopo i pasti, può aiutare a proteggere le cellule cardiovascolari e a mantenere la mente lucida, elementi fondamentali per una vita attiva e serena anche in età avanzata. Se queste informazioni ti sono state utili, iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like per supportare il nostro lavoro. Condividi questo video con chiunque ami, perché informarsi oggi può salvare una vita domani. Prendersi cura di sé significa anche ascoltare il proprio corpo e fare scelte consapevoli ogni giorno. I cambiamenti alimentari non devono essere visti come rinunce, ma come un'opportunità per riscoprire il piacere di cucinare e gustare piatti nutrienti che raccontano storie di tradizioni e innovazioni salutari. Infine, è importante ricordare che la cura del cuore passa anche da uno stile di vita complessivamente sano. Attività fisica regolare, riduzione dello stress e momenti di relax sono tutte componenti essenziali per preservare la vitalità. Piccole passeggiate quotidiane, esercizi di stretching e pratiche come la meditazione possono contribuire significativamente a migliorare la circolazione e a mantenere la mente in uno stato di equilibrio, creando un circolo virtuoso che si riflette positivamente sulla salute del cuore. In sintesi, eliminare dalla dieta alimenti dannosi come olio vegetale riscaldato, margarina, alcuni formaggi, pane bianco, carni lavorate e bibite gassate può rappresentare un cambiamento rivoluzionario per la tua salute cardiovascolare. Queste modifiche, supportate da ricerche scientifiche e studi clinici, non solo proteggono il cuore, ma contribuiscono anche a rallentare il processo di invecchiamento, permettendoti di vivere una vita piena di energia, vitalità e serenità anche oltre i 50 anni. Ricorda che ogni piccolo cambiamento conta. Ogni scelta alimentare consapevole è un investimento per il futuro, un gesto d'amore verso te stesso e verso le persone che ami. Quindi, se vuoi proteggere il tuo cuore e mantenerti giovane, ascolta il consiglio del dottor Leo Bocheria e inizia a modificare le tue abitudini alimentari. Se queste informazioni ti sono state utili, iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like per supportare il nostro lavoro.
La strada verso una vita lunga e felice inizia da qui, con il coraggio di dire basta a ciò che ci danneggia e sì a ciò che ci fa bene. Grazie per aver seguito questo video e ricorda, il tuo cuore merita il meglio. Proteggilo, rispettalo e nutrilo con tutto l'amore e la cura che solo tu puoi dargli. Resta sano, resta ispirato e al prossimo video!